Ciao a tutti, oggi realizzerò il tutorial di questi orecchini che ho deciso di chiamare Ghirlanda 2.0 perché come vedete assomigliano ai miei orecchini Ghirlanda che trovate sempre qui sul canale, ma sono realizzati in realtà con soli cipollotti 6x4, mentre quelli erano realizzati con i cipollotti di diverse misure, e poi la parte superiore l'ho realizzata con i Rokai 11.0 principalmente e qualche 8.0. Questi orecchini, vedete, questi cipollotti li avevo presi sul sito Semplici Bijou, sono corallo laster e ci sono ancora. Poi vi farò vedere un altro colore di cipollotti che ho preso sempre sul sito Semplici Bijou, ma non è più disponibile, però ci sono dei colori bellissimi. In ogni caso, vi ripeto, la misura è 6x4, vi volevo far vedere anche questi perni bellissimi che sono in acciaio e sono brillanti anche sul retro e sono appunto sempre sul sito Semplici Bijou. Vi volevo dire che ovviamente questi orecchini sono realizzati a partire da una tecnica base che è qui la right angle weave, e qui invece ovviamente si tratta di semplici incroci con i mezzi cristalli e con le perline, che sono insomma una delle prime cose che si impara quando si inizia a perlinare. A me è capitato così. E comunque vi volevo dire che io li realizzavo anche già prima questi orecchini, tanto tempo fa, prima ancora di imparare appunto la tecnica di tessitura di perline, e poi erano però ovviamente approssimativi. Adesso che conosco qualcosa in più della tessitura di perline, ho deciso di renderli stabili con, diciamo, gli incastri tra le rocaie che appunto poi vedremo insieme. E quindi magari questi orecchini sono anche adatti a chi si avvicina adesso al mondo della tessitura di perline. Ecco, questo volevo aggiungere. Poi vi faccio vedere la versione, questa con appunto i cipollotti che sono Ice Luster, anche se non sono più disponibili, ve li volevo far vedere. E poi vi volevo far vedere questi perni molto carini in acciaio martellato a forma di cuore che trovate sempre sul sito Semplici Bijou. Le rocaille sono le pewter e poi ci sono le 8.0 Duracoat Galvanized Silver, ma sono solo 12 8.0, quindi insomma ve lo dico già in anticipo. Vi volevo anche dire di tagliare il filo di 1,60 m per realizzare ciascun orecchino, così sapete già la misura giusta, e poi la versione definitiva degli orecchini che realizzeremo nel tutorial ve la faccio vedere dopo, giusto per lasciare un po' di suspense. Quindi adesso vi lascio all'elenco dei materiali e niente, ci vediamo tra poco. Per realizzare gli orecchini Ghirlanda 2.0 servirà il filo di nylon monofilamento da 0,20 mm che trovate sul sito Semplici Bijou. Per farlo passare nella cruna del lago appiattitelo con le pinze coniche e nel punto di maggiore appiattimento tagliate il filo e poi infilate appunto nella cruna. Ma se volete vedere come faccio io, guardate il video degli orecchini Unlimited o degli orecchini Elianto che trovate qui sul canale. Poi servirà ovviamente l'ago numero 11 della Pony, eccolo qui, e poi questi materiali, ecco che vedete, quindi 2 anellini, questi sono in oro rosa, 2 perni anch'essi in oro rosa, sono quelli in acciaio tondo martellato di Semplici Bijou che misurano 12 mm e appunto sono anche questi con la finitura oro rosa e sono carinissimi. Poi serviranno i cipollotti e questi sono 6x4 assolutamente, e in questo colore carino che trovate in realtà in un negozio fisico, e ne serviranno 42 in tutto. Poi serviranno le rocaille 11.0 e queste sono Duracoat Galvanized Muscat, e le rocaille 8.0 e queste sono le rocaille Duracoat Matted Duracoat Galvanized Dark Berry. Ora io li avrei messe dello stesso colore, ma uso un colore diverso solo proprio per facilitare, diciamo, il tutorial, però vi consiglio di usare lo stesso colore se possibile per le rocaille 11.0 e per le rocaille 8.0. Niente, vi lascio al tutorial. Ecco qui, mettiamo sul lago 5 cipollotti e vediamo di fare insieme la chiusura a cerchio. Dobbiamo portare tutto quasi alla fine del filo, come vi faccio vedere, e avvolgiamo il filo su se stesso e poi andiamo ad attraversare tutti i cipollotti, insomma, li riattraversiamo. Ops, stavo uscendo fuori camera, tiriamo il filo e così ci ritroviamo. Ogni tanto la facciamo la chiusura a cerchio quando è semplice, ci ritroviamo così. Come vedete i capi adesso si congiungono, sono tutti, vedete adesso tirando il filo si uniranno, e già che ci siamo facciamo il nodo.
facciamo il primo nodo, io faccio così e poi ci sono altri metodi, tiriamo il filo e come vedete si stringerà questo cerchietto di cipollotti, poi facciamo un altro nodo e quindi siamo tranquilli. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così e poi dobbiamo praticamente andare a nascondere il capo corto del filo. Quindi qui è facile perché i fori sono grandi, dei cipollotti, facciamo attraversare il filo, quindi facciamolo passare nel foro dei cipollotti, è scappato, eccolo qui, e poi lo tagliamo, così non ci dà più fastidio. Ecco, scusate, ho tagliato il filo come vi dicevo, mentre nell'altro verso andiamo con l'ago a inserirci in qualche cipollotto accanto perché dobbiamo allontanarci dal nodo. Questa è la procedura che io vi descrivo sempre, però ogni tanto è bene farla per chi ha le prime armi e visto che questo tutorial spero che duri un po' meno, approfitto per spiegare questa parte qui. Ci ritroveremo con questo fiorellino da 5 cipollotti che appunto come vi dicevo è una tecnica base e poi adesso continuiamo mettendo 4 cipollotti sul lago che arrivano e eccoli qua, ci andiamo a inserire nel cipollotto dal quale stiamo uscendo ma nel verso opposto, cioè più che altro dal lato opposto. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così, si forma accanto un altro fiorellino e però questa volta dobbiamo ripassare 2 volte in questo lavoro perché i cipollotti 6x4 sono molto pesanti e ci serve che questa cosa sia stabile. Quindi ripassiamo una volta, cioè abbiamo fatto il primo giro, poi ripassiamo la prima volta che è questa e quindi ritorniamo nel cipollotto di partenza. Tiriamo il filo e lo facciamo di nuovo per sicurezza, ok? Si terrà meglio il tutto. Ripassiamo un'altra volta e quindi andiamo a passare di nuovo nel cipollotto di partenza, adesso tra un po', eccoci, adesso ripassiamo nel cipollotto di partenza e siamo pronti per fare l'altro fiorellino, diciamo. Quindi che facciamo? Non siamo ancora pronti per fare l'altro fiorellino perché dobbiamo andare a metterci nella posizione giusta. E qual è questa posizione giusta per dare poi la giusta curva all'orecchino che avete visto ovviamente all'inizio? Attraversiamo il primo cipollotto, il secondo cipollotto e anche il terzo cipollotto e ora vi spiego perché. Dobbiamo uscire da questo punto. Tiriamo bene, vedete che ancora si allarga nonostante siamo passati più volte, quindi teniamo fermi i cipollotti con il dito e tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Ora perché siamo nella giusta posizione? Perché noi dovremo avere 2 cipollotti liberi sotto di questi 2 fiorellini e di quelli seguenti come avete visto all'inizio e mentre qui ne dovremo avere solo uno libero perché così avremo la giusta curva. Quindi da questo punto qua dove qui ci sono 2 cipollotti e qui ce n'è solo uno e diciamo il primo adesso non si vede ma anche qui ci sarà sempre uno e questi 2 saranno liberi perché poi noi qui ci agganceremo con la parte delle rocaie. Ripeto, da questo punto mettiamo 4 cipollotti. Ecco i 4 cipollotti e andiamo a inserirci nel cipollotto dal quale stiamo uscendo ma dall'altro lato. Tiriamo il filo e dobbiamo ripassare in questi cipollotti, quindi la prima volta ci ripassiamo in questo modo così è veloce, quindi possiamo anche fare in modo insomma che si allarghino le perline, ma adesso tiriamo il filo e tutto si sistema, ripassiamo nella perlina di partenza. Come vedete adesso prima ci trovavamo dall'alto ad entrare nella perlina di partenza, adesso ci troviamo dal basso e questa cosa sarà sempre alternata nel corso della lavorazione. Una volta ci troveremo dall'alto, una volta ci troveremo dal basso. Questo succedeva anche nei ghirlanda, i primissimi ghirlanda. E quindi rifacciamo, come vi dicevo, ancora un altro ripasso nelle perline, nei cipollotti, così, e risaliamo fino a passare nel cipollotto di partenza che è questo qui e abbiamo fatto 3 fiorellini.
dobbiamo farne altri 2, ma per fare il terzo ci dovremo posizionare in quale cipollotto? Lo vediamo insieme. Dobbiamo attraversare 1 e 2 cipollotti, quindi quando il filo va verso l'alto noi attraverseremo 2 cipollotti per trovarci nel punto giusto. Quando il filo va verso il basso ne attraverseremo 3, ma soprattutto dobbiamo considerare questa situazione che vi faccio vedere bene adesso, e cioè che qui avremo questi 2 liberi, vedrete, perché qui ci agganceremo con le rocaie, 2 liberi e 2 liberi sotto, e qui attacchiamo l'altro fiorellino, ecco qua. Invece sopra avremo 1, 1 e 1 liberi, cioè qui avremo solo un cipollotto libero, quindi avremo 2 sotto. E invece da questo cipollotto qui mettiamo altri 4 cipollotti e facciamo l'altro fiorellino. Così prendiamo gli altri 4 cipollotti e ci andiamo a inserire. Vedete che adesso andiamo verso il basso, ci inseriamo nel cipollotto dal quale eravamo partiti, tiriamo il filo e avremo il quarto fiorellino, ma dobbiamo ripassare all'interno di questo fiorellino. Faccio così per comodità. In questo primo ripasso li metto, diciamo, in linea, e poi però andiamo la prima volta nel cipollotto di partenza e tiriamo il filo, e poi per la seconda volta andiamo a fare il ripasso nei cipollotti, perché poi tanto i fori sono grandi, i cipollotti sono pesanti e ci conviene fare così. Ecco, passati di nuovo nel cipollotto di partenza, andiamo adesso ad attraversare, sempre teniamo fermi i cipollotti e tiriamo il filo, andiamo ad attraversare, come vi dicevo, 3 cipollotti per trovarci nel posto giusto per fare l'ultimo fiorellino. Facciamo insieme, perché alla fine è semplice, è inutile che vi dico ripetiamo questo passaggio, perché in effetti cambia sempre la posizione del lago, e poi ci tengo, come vi ho detto, a spiegarlo bene questa volta. Ora prendiamo, vedete, siamo qui in questo cipollotto, che come vi dicevo qui ci sono sempre i 2 liberi sotto per ogni fiorellino, e qui sempre 1, 1 e 1 e l'altro libero, e questo invece farà da congiunzione con l'altro e ultimo fiore. Tiriamo bene il filo e ci vediamo tra un secondo. Ecco, prendiamo gli altri 4 cipollotti, gli ultimi 4 cipollotti, e ci andiamo a inserire nel cipollotto dal quale stiamo uscendo, ma dall'altro lato. Infatti adesso andiamo verso l'alto. Tiriamo il filo, si formerà l'altro fiorellino. Ecco, andiamo a ripassare nei cipollotti sia la prima che la seconda volta, così come abbiamo fatto fino adesso. Quindi ripassiamo dal cipollotto di partenza, questa volta qui per la prima volta, e poi ancora facciamo il giro di rinforzo, diciamo, di questo passaggio un'altra volta. Eccoci qua, e poi andiamo nella posizione dalla quale partiremo per inserire le rocaie, e quindi attraversiamo solo 2 cipollotti a partire da quello di partenza, perché adesso guardiamo insieme bene la situazione e poi ci rivediamo tra un po'. Vedete, questa è la curva, la parte curva dei cipollotti, eccola qui, e come vedete, come vi dicevo, qui abbiamo 2, 2, 2, 2 e 2 cipollotti liberi, invece qui uno per parte, perché qui da questo cipollotto inizieremo a inserire le rocaie 11-0. A tra pochissimo. Cosa facciamo a questo punto? Mettiamo sul lago 5 rocaie 11-0 e ci andiamo a inserire nel cipollotto dal quale stiamo uscendo, ma nel verso opposto. Anche qui dobbiamo ripassare nelle rocaie e nel cipollotto di partenza, tiriamo il filo, così, ecco qua, e voglio avvicinare un po' di più,
e attraversiamo adesso solo 3 di queste 5 rocaie, queste qui, 3 rocaie, e poi possiamo partire a fare la right angle weave fino a quando non dobbiamo poi diciamo girare, piegarci poi per andare dall'altro lato. Quindi intanto cosa facciamo? Mettiamo sul lago 3 rocaie 11 0, andiamo a inserirci nella rocaia dalla quale siamo partiti ma dal verso opposto, così tiriamo il filo, si formerà diciamo un quadratino di rocaie. Dobbiamo tirare bene il filo, ma soprattutto dobbiamo ripassare anche in questo passaggio. Vi voglio far vedere bene. Ecco qui, questo è il quadratino che si viene a formare e poi ripassiamo. Io giro un attimo per comodità e ripassiamo questa volta una volta soltanto nelle rocaie, quindi in queste 3 che abbiamo aggiunto. Scusate se copro, ma devo tenere fermo il lavoro. Ecco qui, in queste 3 che abbiamo aggiunto, e poi nella rocaia di partenza, così. E quindi questo starà più fermo, questo passaggio qui. Ora, oltre a fare il ripasso, però dobbiamo attraversare anche 2 di queste 3 rocaie aggiunte, perché per fare la right angle weave bisogna poi tornare nella rocaia, quella più in alto, quella più esterna della lavorazione, che è proprio questa qua, perché da qui poi ripartiamo per fare l'altro passaggio di right angle weave, sempre mettendo 3 rocaie, sempre andandoci a inserire nella rocaia di partenza, ma dall'altro lato, sempre ripassando nelle 3 rocaie appena aggiunte, ma anche nella rocaia di partenza, e poi risalendo nelle 2 rocaie per andare in quella più in alto, in quella più esterna al lavoro, che è questa qui. Adesso vedete, di questi passaggi a 4 ne abbiamo fatti 2, questo e questo, di questi passaggi di right angle weave. Ne dobbiamo fare altri 4, però prima della fine ci rivediamo qui. Quindi come conteremo questi passaggi? Li conteremo con questa rocaia esterna. Queste sono 1 e 2 passaggi, vedete la rocaia questa esterna in questo senso, questa di destra, conteremo così 1, 2 e poi dobbiamo farne altri 4. Ci rivediamo tra poco. Eccoci, come vi dicevo, prima di terminare facciamo insieme l'ultimo di questi 6 passaggi che vi dicevo, perché dobbiamo andare ad uscire da un punto diverso. Vedete qui io sto uscendo dalla rocaia che si trova più in alto e i passaggi sono questi: 1, 2, 3, 4 e 5. Mi raccomando, contate dalle rocaie esterne perché è più semplice. Questo primo passaggio lo tralasciamo perché, come vedete, è diverso, è l'aggancio al cipollotto. A questo punto il sesto passaggio di right angle weave lo facciamo, ed ecco qui le 3 rocaie, come vi dicevo, uscendo dalla rocaia più in alto, e andiamo a inserirci qua. Perché lo facciamo insieme? Perché poi dobbiamo cambiare il punto dal quale usciamo, ma vadiamo con calma. Quindi qui andiamo a ripassare, abbiamo fatto questo sesto passaggio, lo ripassiamo come sempre, perché altrimenti come dire, allenterebbe, insomma, si allargherebbe il lavoro se non facciamo questo, se non facessimo questo lavoro di ripasso. Ci troviamo qui ad uscire dalla rocaia di partenza. A questo punto normalmente andremo ad uscire da questa perlina, che è quella più in alto, come vi ho detto di fare fino adesso, ma noi, siccome dobbiamo girarci di 90 gradi appunto, e quindi per poter poi andarci a congiungere con l'altro lato del lavoro dei cipollotti, non ci fermiamo qui nella rocaia più in alto, ma andiamo in questa che si trova a sinistra. Ecco qua, tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Adesso vedrete, sarà tutto più chiaro, ma una cosa importante è che dovrete uscire da questa rocaia che si trova a sinistra. Ora mettiamo sul lago sempre 3 rocaie, ed eccole qui, e ci andiamo a inserire nella rocaia dalla quale eravamo partiti, ma dall'altro lato. E si formerà un altro passaggio di right angle weave. Andiamo a ripassarlo e poi lo guardiamo insieme. Così.
Eccolo qua, tiriamo il filo perché abbiamo fatto il rinforzo dello stesso passaggio e come vedete ci dobbiamo ritrovare in questo modo, nel modo in cui quindi non andiamo a proseguire dritto ma a girare di 90 gradi, ci troviamo così. Adesso anche in questo passaggio però dobbiamo andare avanti, quindi cosa facciamo? Stiamo uscendo dalla rocaille di partenza e poi però attraversiamo anche altre due rocaille per trovarci in quella più in alto, quella più esterna, che è questa qui, perché se noi adesso ci mettiamo in questa posizione, questa diventa quella più in alto perché dobbiamo poi proseguire e arrivare fino ad incontrare i cipollotti nel punto giusto. Allora, da questo punto qua noi dobbiamo sempre mettere 3 rocaille e sempre dobbiamo fare i 6 passaggi che però vi aiuterò io poi a contare bene. Mettiamo le 3 rocaille, ci inseriamo nella rocaille di partenza e quindi dobbiamo ripassare ed è questo un altro passaggio e adesso vedremo che passaggio è il terzo se contiamo dalla punta, perché questa qui, questa parte in cui noi abbiamo svoltato, tra virgolette, sarà la parte superiore del nostro triangolo, diciamo, no? Che sta sopra il disegno dei cipollotti. E quindi da qui, vedete, questo quadratino qui è il primo, questo è il secondo e questo è il terzo. Quindi questi sono 3 passaggi. Dobbiamo farne altri 3. Adesso non vi sembrerà chiaro, ma tra un po' lo sarà di più. E quindi prendiamo 3 rocaille sempre. Facciamo il quarto di questi passaggi di right angle weave da questo lato, ci inseriamo nella rocaille di partenza, il lavoro è sempre quello, però io lo faccio con voi in questo caso perché mi sembra più giusto così. Ripassiamo dalla rocaille di partenza, abbiamo fatto il ripasso, andiamo a posizionarci nella rocaille più alta e abbiamo fatto il quarto passaggio di right angle weave. Non vi preoccupate che sembra stortino, dopo si sistema tutto, poi però ovviamente dovete tirare bene il filo. Poi prendiamo le altre 3 rocaille, eccole, ci andiamo a inserire nella rocaille dalla quale stiamo partendo e tiriamo il filo e abbiamo l'altro passaggio, questo è il quinto e quindi ci siamo quasi, ripassiamo e usciamo dalla rocaille più in alto. Facciamolo un'ultima volta, prendiamo 3 rocaille, ci andiamo a inserire nella rocaille dalla quale stiamo uscendo ma dall'altro lato e abbiamo il sesto passaggio di right angle weave e adesso ripassiamo nella rocaille di base, quella dalla quale eravamo partiti, e poi altre 2 rocaille attraversiamo per uscire da quella più in alto. Ora io ho nascosto con la mano tutto il resto del lavoro, ma vedrete che adesso tutto si chiarisce perché ci dovremo ritrovare così, faccio vedere, così, e andiamo a congiungerci con questo cipollotto che appunto, vedete, 1 2 3 4 5 che vi dicevo, quelli singoli, noi a questo qui ci agganciamo. E come ci agganciamo? Ovviamente in maniera simmetrica rispetto all'altra parte, e quindi dobbiamo prendere 2 rocaille 11,0, ops, che volano, eccoli qui, 2 rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire, siccome stiamo uscendo, e forse vi troverete anche voi così, con il filo dalla parte sinistra, noi andiamo a inserirci dal lato sinistro, quindi da qui, ovvio, mi raccomando, non dobbiamo sbagliare questa cosa, altrimenti questo lavoro viene a distorcersi e a girarsi. No, dobbiamo, se stiamo uscendo verso sinistra, entrare da sinistra. Se il filo ve lo trovate in questa rocaille di punta che va da destra, vi inserirete da destra, ma noi ci troviamo di qua e quindi vi avvicino il tutto, vi faccio vedere, ci inseriamo qua. Mi raccomando, beccare il cipollotto giusto, ma insomma penso che ci si trovi. Ecco, qui dobbiamo avere 5 liberi e poi in questo ci agganciamo, ma ancora non è chiaro molto il discorso, però prendiamo le altre due rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire. Scusate, si era girato, ecco perché bisogna fare attenzione, nella stessa rocaille dalla quale eravamo partiti, ma da destra verso sinistra in questo caso, perché andremo così a formare le 5 rocaille che avevamo messo all'inizio, perché lì le dovevamo mettere tutte insieme, qui invece le mettiamo da un lato e dall'altro, ma il risultato è lo stesso. Ecco qua, abbiamo chiuso diciamo la nostra ghirlanda, ecco qua, però ovviamente dobbiamo ripassare.
ripassiamo nelle perline, così, in queste 5 rocaie. Ripassiamo, ripassiamo ed andiamo ad uscire dal cipollotto, quello stesso a cui ci siamo agganciati. A tra poco. Ci troviamo così con la nostra ghirlanda e iniziamo a stabilizzare la parte con i cipollotti. Attraversiamo questo cipollotto che troviamo subito dopo, che abbiamo sulla destra, e qui dobbiamo mettere tra un cipollotto e l'altro sempre una rocaille 11/0, qui nella parte interna dei cipollotti. Allora prendiamo una rocaille 11/0, ci inseriamo nel cipollotto che segue, prendiamo un'altra rocaille 11/0, ops, e ci inseriamo nel cipollotto che segue, prendiamo un'altra rocaille 11/0, scusatemi, e ci inseriamo nel cipollotto che viene dopo. Diciamo che questo passaggio è semplice, però proprio per questo che è abbastanza veloce lo facciamo insieme. Un'altra rocaille 11/0 e ci inseriamo nell'altro cipollotto. E questa è andata, ed è la parte interna che adesso vi faccio vedere meglio. Così tiro il filo e abbiamo questa situazione qua, ok? Le rocaille, e sono 4 che dobbiamo inserire in tutto tra i 5 cipollotti. Poi attraversiamo questo cipollotto qui, che è quello dal quale parte tutta la parte delle rocaille, poi attraversiamo quest'altro cipollotto che è questo che si trova sulla destra e siamo nella parte esterna, e stabilizziamo adesso la parte esterna e prendiamo in questo caso qui. E qual è il caso? È il caso in cui abbiamo i 2 cipollotti famosi che avevamo lasciato liberi insieme, che però appartengono allo stesso fiorellino, no? Questo ultimo, e quindi in questo caso prendiamo una rocaille 11/0 e ci inseriamo nel cipollotto accanto. Però poi qui invece, dove andiamo ad passare, diciamo, da un fiorellino all'altro, e quindi sì da un cipollotto all'altro, ma che fanno parte di 2 fiorellini diversi, qui prenderemo una 8/0, che come vi dicevo ho usato di un colore diverso proprio per distinguerla più facilmente, e andiamo a inserirci nel cipollotto che viene dopo. Qui abbiamo di nuovo i cipollotti dello stesso fiorellino e quindi metteremo una rocaille 11/0. Qui abbiamo i cipollotti di 2 fiorellini diversi, il passaggio da un fiorellino all'altro, e quindi mettiamo una rocaille 8/0. Qui di nuovo tiriamo bene, poi qui di nuovo una rocaille 11/0 e poi una rocaille 8/0. In realtà alternate, poi diciamo è semplice, solo che io ci tengo a spiegarvelo bene perché ci si può un pochino confondere. Una rocaille 11 e una rocaille 8/0, perché stiamo passando all'ultimo fiorellino, e poi una rocaille 11 e qui nell'ultimo cipollotto. Adesso abbiamo stabilizzato, ma lo so che non vi sembrerà ancora stabile, ma tutto si stabilizza anche perché andremo a ripassare, ma soprattutto quando stabilizzeremo il sopra. Infatti è proprio quello che andiamo a fare adesso. Però ancora prima di fare questo andiamo ad attraversare infatti questo cipollotto qui, che è quello di aggancio delle rocaille, e ci vediamo tra pochissimo. Usciamo da qui. Allora adesso andiamo a stabilizzare la parte interna di questa, diciamo, di questo arco, di questo triangolino. In realtà diventerà un triangolino di rocaille. Allora, stiamo uscendo dal cipollotto, andiamo a inserirci in queste 3 rocaille, che sono le 2 dell'archetto di collegamento proprio tra cipollotto e il resto della lavorazione con le rocaille. Queste 2 rocaille, e usciamo di qua.
Poi andiamo direttamente nella rocaille che troviamo appena sopra, che è quella del primo, diciamo della prima sequenza di right angle weave. Qui non aggiungiamo rocaille, ma adesso invece tra una rocaille e l'altra di queste dobbiamo aggiungere sempre una rocaille 11,0 fino ad arrivare alla punta. Quindi rocaille 11,0 e andiamo a inserirci nella rocaille, ovviamente è quella dei segmenti di right angle weave che si trova sulla destra. Inseriamo una rocaille e ci andiamo a inserire nella rocaille che troviamo sopra. Mettiamo sul lago una rocaille e ci andiamo a inserire nella rocaille che troviamo sopra. Ne prendiamo un'altra e ci andiamo a inserire nella rocaille che troviamo qui sopra. Prendiamo un'altra e ci andiamo a inserire nella rocaille che abbiamo sopra. E adesso però facciamo attenzione. Quindi quante rocaille abbiamo aggiunto? 1, 2, 3 e 4 e adesso ci troviamo in corrispondenza del centro di questo triangolo, diciamo della punta di questo triangolo. Qui non aggiungiamo la rocaille, ma ci andiamo a inserire direttamente nella rocaille che troviamo dall'altro lato, che è questa. Tiriamo il filo perché queste parti si devono unire e dovremo trovarci così. Così. Quindi adesso sicuramente andremo ad aggiungere altre 4 rocaille 11,0 alternandoci in quelle che abbiamo nella lavorazione. Quindi una rocaille 11 e ci inseriamo qui nella rocaille che segue, una rocaille 11 e ci inseriamo qui nella rocaille che segue, una rocaille 11 e ci inseriamo nella rocaille che segue, una rocaille 11, questa è un po' sottile, e ci andiamo a inserire nella rocaille che segue, che è quella dell'ultimo passaggio di right angle weave, e quindi sono, come vi dicevo, di nuovo 4. Verifichiamo insieme proprio perché così siamo più sicuri. Qui lo spazio è aperto, ma tranquilli perché adesso dovremo stringere tutto. 1, 2, 3 e 4 abbiamo aggiunto. Qui invece non aggiungiamo nulla, ma ci inseriamo nelle 2 rocaille che seguono, perché altrimenti non ci troveremo. Qua non dobbiamo aggiungere la rocaille, tiriamo il filo e ci troviamo così. Poi cosa facciamo? Attraversiamo il cipollotto perché andiamo a stabilizzare il lato esterno e infatti risaliamo in queste 2 rocaille che abbiamo qui a destra, risaliamo in queste 2 e adesso passaggio importante, tiriamo il filo, dicevo passaggio importante, da questo punto dobbiamo mettere una 8,0 che è l'unica 8,0 che mettiamo da qui, da questo lato, ovviamente simmetricamente dall'altro lato, in questo passaggio di rocaille. Prendiamo una 8,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille che troviamo appena sopra. Vi faccio vedere bene. Tirando il filo ci troveremo così, perché fidatevi, è così che si stabilizza questo triangolo. Ci troviamo così e andiamo avanti invece adesso con le 11,0, quindi prendiamo una 11,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille che troviamo sopra, qui dal lato destro, dal lato esterno. Prendiamo un'altra 11,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille che troviamo sopra, qui dal lato esterno. Prendiamo un'altra rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire qui. Un'altra rocaille 11, vedrete che tutto poi si chiarisce e si stabilizza soprattutto. Ci inseriamo qua, poi prendiamo un'altra rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire qui in questa rocaille, vedete che è quella che precede la punta, perché infatti guardate, tiriamo bene il filo che si va a stringere anche meglio al centro, qui deve essere, ecco così. Poi proprio perché siamo al centro di questa, alla punta di questo triangolo, prendiamo una rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire dall'altro lato, quindi passiamo dal versante sinistro
di questo triangolo, diciamo, e quindi attraversiamo la rocaille che viene dopo, e questa sarà la punta del nostro triangolo, poi dove andremo ad attaccarci per fare il cappietto. Ora vediamo quante ne abbiamo aggiunte, così teniamo sempre il conto: 1, 2, 3, 4 e 5, più quella di punta, vabbè, questa è la sesta, però quindi 5 lungo la parte destra, e invece poi c'era però una 8-0 iniziale. Questa è la rocaille di punta, e da qui scendiamo da quest'altro lato, dal lato sinistro, e dovremo farlo in maniera simmetrica, e quindi aggiungiamo sempre una 11-0 e ci andiamo a inserire nella rocaille che segue. Qui sarà abbastanza più semplice farlo. Una rocaille 11-0 e ci andiamo a inserire nella rocaille che segue. Una rocaille 11 e ci andiamo a inserire nella rocaille che segue. Questa è la terza. Prendiamo un'altra rocaille 11, la quarta, e ci andiamo a inserire nella rocaille che segue. Prendiamo un'altra rocaille 11, la quinta, e ci andiamo a inserire nella rocaille che segue. Qui invece dobbiamo prendere la 8-0, eccola qua, e ci andiamo a inserire nelle due rocaille che seguono, queste due qui. Adesso tiriamo bene il filo. Vediamo come viene a sistemarsi. Vedete come si sistema la parte con le rocaille? E ci siamo. E allora, per fortuna, diciamo, aggiungo, e poi prendiamo due rocaille 11-0, e da questo punto qui, quindi siamo sul lato esterno, stiamo uscendo dalle ultime due rocaille, ecco, da questo punto qui prendiamo due rocaille 11-0 e ci andiamo a inserire qui nel cipollotto, e poi facciamo un giro di rinforzo di questa parte qui dei cipollotti, quindi però attraversando anche le rocaille 11-0 e 8-0 per come le troviamo. Attraversiamo tutta questa parte sotto, che andrà a stabilizzarsi un po' di più. Da questa parte qui. E poi dobbiamo proseguire fino ad uscire da questo cipollotto, che è quello che si trova più a destra, e a questo punto simmetricamente dobbiamo aggiungere due rocaille 11-0 anche da questo lato. Eccole, ci inseriamo in queste due rocaille che troviamo appena sopra, così, ecco così, e proseguiamo, tiriamo il filo, ci ritroveremo così, e proseguiamo poi in tutte queste rocaille che troviamo di seguito. Magari non riusciamo ad attraversarle tutte insieme, perciò facciamo anche un 4 alla volta, così, perché saranno un pochino sfalsate, no? E quindi andiamo a ritrovarci alla punta della nostra ghirlanda. Usciamo dalla rocaille di punta della ghirlanda. Eccoci qui, e mettiamo sul lago 4 rocaille 11-0 e facciamo il cappietto. Andiamo a inserirci nella rocaille dalla quale stiamo uscendo, ma dall'altro lato. Ripassiamo queste rocaille, eccolo il cappietto, ripassiamolo insieme, io giro per comodità. Ripassiamo nelle rocaille, volendo anche un'altra volta, altrimenti andiamo avanti e proseguiamo a scendere. Tiriamo il filo lungo il lato sinistro della nostra ghirlanda. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Andiamo a scendere fino giù. Scusate. In realtà non è che vada forte, ma avevo messo un po' di crema alle mani perché in questi giorni fa freddo e quindi mi scivolava un po' l'ago, per questo mi sono aiutata un attimo con la pinza. E così andiamo qui, andiamo ad attraversare anche queste rocaille che abbiamo qui giù, e poi qui potremmo anche già fare il nodo in
in queste, diciamo, in uno di questi punti qui tra i cipollotti e le rocaie. Volendo potreste fare ancora un giro qui intorno e ripassare di qua, perché di qua non siamo ripassati, però ovviamente questo sta a voi se vi va di fare ancora un altro giretto qui e poi comunque ritornare qua e fare il nodo. Io sinceramente adesso per ragioni pratiche vi voglio far vedere anche il nodo, perché questi orecchini possono essere fatti anche magari da chi ha le prime armi, quindi ci tengo a far vedere come si fa il nodo e concludiamo insieme. Quindi andiamo ad attraversare, vedete mi sono fermata qui dopo la 8-0, andiamo ad attraversare, a passare qui sotto proprio al lavoro, in questo caso sotto la perlina, ci inseriamo con l'ago nell'asola che si viene a formare con il filo e tiriamo il filo. Lo rifacciamo un'altra volta, vedete si forma un'asola, questo lo dico solo per chi non è proprio pratico, e ci infiliamo e tiriamo il filo, abbiamo fatto il doppio nodo. Poi proseguiamo ancora nel lavoro, magari io ripasso lì nella parte interna delle rocaie e cipollotti, lo faccio dopo anche se il nodo l'ho già fatto, giusto per sicurezza, ma insomma ci tenevo a concludere con voi il lavoro e poi adesso in effetti volendo si può tagliare il filo. Ci vediamo qui tra un po' con gli orecchini terminati, ovviamente con il perno. A tra poco. Ecco, ci ho ripensato e per completezza vi voglio far vedere, anche se il nodo l'ho già fatto, potrei farne un altro dopo, vi faccio rivedere che effettivamente è stabile già l'orecchino, però se appunto nel caso in cui vogliamo ripassarlo anche dall'interno dobbiamo proseguire come stavamo facendo prima, andare ad uscire da questo cipollotto qui, quello di congiunzione con le rocaie e poi andare a ripassare qui. Ovviamente sono sicurissima che voi lo sappiate già fare benissimo il lavoro di rinforzo e che non abbiate neanche bisogno della spiegazione, però ripeto, siccome questi orecchini potrebbero essere realizzati anche da chi magari si avvicina adesso alla tessitura di perline, è bene far vedere tutto quello che c'è da fare. Ecco, ripassare qui, ma proprio per uno scrupolo, per una maggiore stabilità, vedete come si tende effettivamente anche meglio. Ecco qua. E poi proseguiamo di nuovo qui a fare il nodo. Perché vi dico di farlo giù? Perché giù c'è più spazio tra, diciamo, tra i cipollotti e le rocaie, i fori dei cipollotti sono grandi, quindi il nodo si nasconderà bene. È meglio farlo qui il nodo che non tra le rocaie, queste dell'archetto sopra. Ecco qui, solo questo vi volevo dire. Adesso ci vediamo davvero con gli orecchini terminati. A tra poco! Ed ecco gli orecchini Ghirlanda 2.0 terminati. Io ovviamente spero che vi piacciono, vi faccio vedere che sono piatti e sono rigidi, spero che decidiate di rifarli in tanti colori e poi nel caso in cui appunto li facciate vi ricordo di taggarmi sui social, i link ve li metto sotto nell'info box, molti di voi già mi seguono e sapete che mi fa tanto piacere vedere le vostre versioni. Vi ringrazio per il vostro sostegno, vi do l'appuntamento alla prossima occasione, che stavolta non ho esattamente idea di cosa sarà, però ci vediamo qui sul canale. Grazie ancora di tutto e ci vediamo alla prossima. Io quasi quasi metto gli altri orecchini Ghirlanda 2.0 insieme a questi perché effettivamente in tanti colori sono allegri. Ecco qui, ciao a tutti!